il 2014, Yamaha presenta la sua nuova Naked, stiamo parlando della MT-07 e qui accanto a me, dopo ben 9 anni, siamo nel 2023 per l'appunto, l'edizione ultima, qui appunto MT-07 2023. In primis ringraziamo il concessionario Yamaha Debert per averci dato la possibilità di poterla portare in questo test ride con voi e su queste bellissime strade che andremo a parlarne e capirne se lei è ancora la regina di questo segmento. Cosa si può aggiungere o raccontare su di una moto che ha cambiato tutte le regole di questo gioco? Tutto o niente, lasciando così far parlare la sua anima, presente ed assordante dopo quella pressione sul pulsante dell'avviamento. Molti hanno spesso visto, attaccato alle chiavi delle moto di tanti biker, un'etichetta rossa con su scritto Remove Before Flight, ma in questo caso, per poter toccare il cielo con un dito, basta la giusta moto ed una buona dose di esperienza nel proprio curriculum. Ed è così che la Yamaha MT-07 nasce, con un intento ben chiaro: offrire a tutti la possibilità di poter sognare in grande, spendendo il giusto ma tirandola tutta fino all'ultimo centimetro di asfalto. Una tra le prime frasi che sentii da un amico motociclista fu questa: "Ma l'hai vista la nuova MT? Hai visto poi il faro? A me non piace proprio. E poi il motore è bicilindrico. Forse era meglio se rifacevano qualcosa di più simile all'FZ6". Sono passati alcuni anni dal suo debutto sul panorama motociclistico ed i suoi numeri, quelli di vendita, così come anche le prestazioni di questo motore, hanno dato forti risposte, mettendo così a tacere qualunque tipo di critica. La sua è una linea arrivata direttamente dal futuro. Nessuna delle sue concorrenti era mai stata dotata di un impianto di illuminazione anteriore così minimale e tagliente. Anche il serbatoio, poi, con l'ultimo aggiornamento, dice la sua con una posizione più comoda tra le gambe e caricata di personalità, con i convogliatori d'aria laterali ben larghi e visibili anche da dietro le forcelle a stili classici. L'ossatura poi, che regge tutto questo tripudio di innovazione, è il telaio a diamante. Il rider siede comodo. La triangolazione urla solo ad usarla, strapazzandola ben bene, tanto quanto farebbe chiunque all'ultimo giro di Gran Premio, perché anche in quel caso lei ne avrebbe ancora tanta. Passeggero al seguito, nessun problema, ma non aspettatevi ovviamente la comodità di una Sport Tourer. Per quello passate dalla sorella Tracer 7. Ottimo poi trovare finalmente sulla plancia di comando un ampio schermo TFT a colori da 5 pollici, quello che ci voleva e che mancava nelle precedenti versioni. E poi vogliamo parlare della colorazione presente sul nostro modello in prova. Questo Cyan Storm crea un contrasto colore cerchi e colore moto veramente assoluto. Stop, pausa ragazzi, andiamo a osservare adesso nel dettaglio l'estetica e la tecnica di questa MT-07 2023. Partiamo dall'anteriore. Ovviamente è inutile dire che non è cambiato nulla. Parliamo quindi dello stesso gruppo ottico full LED all'anteriore con questa firma iper riconoscibile che ha segnato un po' tutto il corso stilistico degli ultimi 4-5 anni in questo segmento. Andando poi avanti, ciò che troviamo sicuramente di differente è lo sbalzo dello schermo che occupa uno spazio molto più ampio rispetto al precedente, che essendo più piccolo ovviamente dava molto meno nell'occhio. Le viti a contrasto personalmente non le ho trovate bellissime. Vi consiglio quindi di andare subito in concessionaria e applicare il vostro cupolino così per renderla ancora più accattivante. Nella parte bassa ovviamente le forcelle, in questo caso all'anteriore telescopiche. Poco sotto un doppio disco per un freno anteriore da 298 mm con pinze in questo caso gestite da Brembo. Saliamo adesso con lo sguardo. I fianchi sono ben pronunciati, le prese d'aria la rendono ancora più cattiva. Il logo Yamaha ben in evidenza, le nervature le danno quella gobba super accattivante. Per quanto presente è stretta tra le gambe e questa caratteristica la rende veramente agilissima. I rivestimenti sono interamente in plastica, questo però non è un punto a sfavore in quanto ci fa perdere peso sul lago della bilancia. Lei ha un peso totale di 184 kg, mentre il serbatoio una capacità di 14 litri. Poco più dietro la sella, in questo caso è un doppio pezzo,
Quella del pilota è molto comoda, sicuramente ben sostenuta, ma posso assicurarvi che a lungo andare è quello che preferirete. Mentre per il passeggero abbiamo, data anche la forma del codone che è molto affusolato, sportivo e aerodinamico, un'impostazione più in alto, con una seduta più alta rispetto a quella del pilota, che è di 805 mm dal suolo, e ovviamente uno spazio per poter appoggiare il proprio fondoschiena molto più limitato. Bene però la presenza della fascia per potersi almeno aggrappare. Concludiamo con la parte bassa. Il disco posteriore è da 245 mm e poco vicino a lui, con quel bellissimo forcellone che gli sta accanto, abbiamo lo scarico. Ho apprezzato tanto il fatto che non sia stato molto camuffato ed anzi questo terminale 2 in 1 posso assicurarvi che soprattutto in rilascio vi darà un sound veramente godurioso. A chi dare la lode in pagella? Facile scegliere, al motore. Tornando alle chiacchiere da bar, furono veramente tanti gli amici che, erroneamente, prima ancora di provarla, emisero dure sentenze sulla mancanza di quei 2 cilindri. Lei, d'altronde, non poteva mentire, l'assenza c'era e non è mai stata nascosta, così da raggiungere poi, dopo già poco tempo, la ribalta di tutto quello che si era detto. 689 cm3 di puro divertimento. Tutto, subito, pronto e gestibile. Mai in crisi di astinenza, mai vuoti di potenza e soprattutto tanto brio, anche dove ci si sarebbe aspettato meno da un motore così, appunto un bicilindrico. Capace di erogare poco meno di 75 cavalli, raggiunge un picco di coppia massima di 67 Nm a 6500 giri. Unica nota dolente che ci sentiamo di fare in questa moto è proprio sul cambio. Spesso ci è capitato, trovandoci con la marcia impuntata, di non riuscire ad effettuare il passaggio tra prima e seconda e terza, probabilmente per via del modello in prova, ritirato con soli 0 km all'attivo, e forse magari anche per la predisposizione del cambio elettronico, il QASS, per altri il Quick Shift System. Tuttavia, lo scarico ci ha regalato delle melodie che ci hanno fatto dimenticare questo piccolo imprevisto di percorso. Squillante e vigoroso, ha cantato sempre duro, sia ai bassi che agli altri, promosso anche lui. Lei va bene, va benissimo e ci ha fatto divertire veramente tanto. Avremmo volentieri prolungato il nostro test ride con lei. La MT-07, arrivata nella sua variante 2023, fa quello che le si chiede. È precisa, svelta nel misto veloce, così come agile e controllabile nel traffico della quotidianità cittadina. Ci ha reso sempre piacevole qualunque nostro spostamento in sua compagnia. Lo sterzo è leggero, il giusto ed il peso contenuto. Tutto questo ci ha permesso di non impensierirci mai troppo anche in curve strette o nei tornanti a gomito. E la moto dal ritmo sincopato, trotto, passeggio, galoppo non le daranno mai filo da torcere, complici anche l'assetto delle sospensioni tarate piuttosto bene in relazione al peso del rider, in questo caso io. Conto sulla bilancia 90 kg, ma anche alle strade percorse che in questi giorni non sono state sempre ben asfaltate. Perché pensare ai consumi quando il divertimento è così tanto? Sappiate tuttavia che con oltre 300 km di test da noi fatti abbiamo raggiunto un dato vicino ai 18-19 km litro, non curandoci troppo di quale marcia stessimo usando. Arriviamo ora al dunque. A chi è rivolta questa moto? Tutti, esatto, veramente a tutti. Per la media naked del lato oscuro giapponese, così come slogan stesso del brand comunica, lei vuole e può essere la giusta scelta per tutti quanti. Dai navigati motociclisti che cercano la moto con cui concludere il loro percorso, e credetemi sulla parola, ho trovato un ultra ottantenne buttarla giù tra le curve come fossero un'unica cosa, così come al neofita, infatti disponibile anche nelle versioni Depo a 35 kW per patenti a 2, passando poi per il gusto femminile, così come quello del motociclista medio, in cerca di tanta sostanza e qualità ad un prezzo contenuto, il tutto in una salsa modern tech estetica, modello questo precursore infatti di una corrente estetica diventata oggi quotidianità. Yamaha MT-07 rappresenta una soluzione pratica, comoda e soprattutto sfiziosa per chi vuole affacciarsi al mondo delle due ruote a 7.999 euro, disponibile in 3 colorazioni, Cyan Storm, Icon Blue e Tech Black. Andatela a configurare perché vi posso assicurare che gli accessori sono veramente tantissimi. Ringrazio ancora Debert, concessionario ufficiale Bari Yamaha, per averci dato la possibilità di poterla provare per voi.
Vi invito gentilmente a iscrivervi al nostro canale perché per voi è un gesto gratuito, per noi significa veramente tanto. Non perdetevi anche gli altri nostri social quali Facebook, Instagram e il nostro sito, dove pubblicheremo nei prossimi giorni l'approfondimento completo sul test ride di questa bellissima Yamaha. Al prossimo test!